Oggi abbiamo con noi in Bioecogeo Barents Service SPA, azienda leader nella distribuzione di additivi, di alimenti e di ingredienti per il mercato della farmaceutica, nutraceutica, dell'alimentazione umana, della cosmetica e industriale. È con noi Oliver Fox, Managing Director di Barents SPA, a cui chiediamo quanto è importante la sostenibilità ambientale e sociale per un'azienda come la vostra e perché avete deciso di impegnarvi in questo settore. Buongiorno, innanzitutto. È molto importante per Barents Service essere impegnata nella sostenibilità ambientale e sociale a partire dai nostri consumi ed essere consapevoli del nostro impatto sull'ambiente, anche a livello della comunità in cui, o nel territorio in cui operiamo. In tal senso facciamo tutta una serie di iniziative e progetti sia internamente sia esternamente all'azienda. E in che direzione stanno andando questi progetti e qual è quello su cui vi state impegnando maggiormente? Con l'associazione Zenzaro siamo attivi ormai da una serie di anni con tutto un crescendo di iniziative, dicevo, sia interne con i nostri collaboratori, sia però anche all'esterno, incluso appunto il nostro Clean Up Day avvenuto un paio di settimane fa, che è un'attività diciamo di pulizia dell'ambiente e vorremmo anche ripetere questa attività l'anno prossimo, forse questa volta andando a pulire e a ripristinare, per così dire, un tratto di spiaggia sull'Adriatico. Passiamo la parola a Stefano Pulicchia, Head of Quality di Barents Service SPA, che è uno dei promotori di questa attività di Clean Up Day della società fatta con l'associazione Zenzero e chiediamo perché ha deciso di effettuare un'attività di questo genere e qual è stato il riscontro da parte dei dipendenti e collaboratori. Buongiorno a tutti. Abbiamo deciso fondamentalmente di proporre questa attività tra le varie attività di sensibilizzazione che facciamo al nostro interno su tematiche ambientali, perché sappiamo che comunque è un'esigenza sempre più impellente delle persone di dare un contributo tangibile alla riduzione dei rifiuti e promuovere queste pratiche di sostenibilità. E ovviamente questa qui è stata una chiamata in cui Barent Service ha deciso di rispondere con un impegno concreto. Ci siamo legati appunto alla World Cleanup Day, quindi abbiamo preso ispirazione da questo e abbiamo deciso di fare nel nostro piccolo la Barents Cleanup Day in modo da poter sostenere in maniera concreta effettivamente questa attività e questa necessità che un po' tocca tutti. E qualche anticipazione ce l'ha già data Oliver in merito, ma avete intenzione di definire questo appuntamento come un appuntamento annuale fisso anche per i prossimi anni? Sicuramente sì, come anticipava appunto Oliver, sarà un appuntamento con una cadenza annuale o perlomeno con una cadenza periodica, soprattutto visto anche la reazione dei nostri, diciamo, nostri colleghi che è stata decisamente positiva, perché il fatto di sentirsi coinvolti virtualmente con altre decine di migliaia di persone in tutto il mondo nel World Cleanup Day, in questa azione civica, sicuramente è qualcosa che è stato un motivo anche di orgoglio per loro e quindi sicuramente è una direzione in cui abbiamo deciso di muoverci e continuiamo a muoverci sicuramente in un percorso di lungo termine. E ora passiamo la parola a Stefano Sala, presidente e fundraising di Associazione Zenzero. Stefano, voi vi occupate tanto di cooperazione internazionale, ma invece questo progetto è territoriale, proprio qui, in loco, nella nostra città. Sì, Senzolo chiaramente è un'associazione che ha progetti di cooperazione internazionale in Africa, ma il nostro focus, che sono le donne e l'ambiente, ci permette anche di creare dei ponti tra l'Africa e l'Italia e nello specifico per quanto riguarda poi la formazione e l'istruzione. Infatti noi siamo presenti comunque all'interno delle scuole italiane di ogni ordine e grado, proprio dalla scuola materna fino all'università, con tutti dei progetti di sensibilizzazione legate a tante tematiche come la sostenibilità, l'emancipazione femminile, la diversity inclusion e la parità di genere.
quindi proprio tutte delle tematiche attuali che ci permettono di andare a formare quelli che saranno gli adulti del futuro, chiaramente, e quindi queste nuove generazioni della quale cerchiamo di avere maggiore responsabilità e consapevolezza verso la società e verso il pianeta. Certo. E invece con Barent Service come siete entrati in collegamento? Noi collaboriamo con tantissime aziende proprio per la nostra specificità di voler andare a identificarci con la corporate social responsibility, e grazie ad Elena, che è stato il nostro contatto primario in Barents Service, che ci ha permesso anche di conoscere l'amministratore delegato Oliver Fox, abbiamo iniziato a fare delle prime collaborazioni molto semplici con delle attività interne all'azienda, tipo il mercatino di Natale, la vendita di alcuni oggetti solidali. E da qui poi piano piano la relazione si è sempre più ampliata, è diventata ancora sempre più fidelizzata e ci ha permesso anche di creare delle attività molto più belle e più interessanti, come appunto il clean up che abbiamo fatto di recente. Certo, e la scelta invece del luogo in cui appunto svolgere questa attività, com'è nato? Siamo partiti da una richiesta diretta di Barents, che ci ha detto che volevano fare appunto questa attività di pulizia dell'ambiente vicina a dove era collocata l'azienda. Di conseguenza abbiamo iniziato a prendere dei contatti con gli enti locali del territorio alla ricerca di quell'amministrazione che ci permetteva di fare questa attività di pulizia. Il comune di Desio si è dimostrato subito molto recettivo, di conseguenza ci siamo attivati insieme all'assessore e al comitato di quartiere, abbiamo evidenziato un'area che era in una zona periferica di Desio, ma che si trova comunque all'interno di un sentiero di Sant'Agostino, quindi di rilevanza anche da un punto di vista culturale e regionale, e lì così ci siamo messi a pulire letteralmente tutta l'area. Sono stati raccolti in mezza giornata più di 60 sacchi di rifiuti, veramente una quantità molto importante. Abbiamo trovato tanti oggetti ingombranti, da lavandini a telai di biciclette, batterie di auto. Purtroppo questo ci fa capire quanto ci sia ancora tanto lavoro da fare in questo senso, per rendere un attimino più educati quelle che sono le persone, chiaramente, no? Però è stata una bella attività, sicuramente i dipendenti si sono da un lato divertiti e dall'altro responsabilizzati e consapevolizzati di quello che è una realtà che spesso non ci accorgiamo, anche perché comunque parliamo di un'area verde dove ci sono delle strade, c'è un sentiero, quindi passano persone, eppure purtroppo è stata un'area degradata e l'abbiamo ripulita, è stata una bella iniziativa. Bene, benissimo. Stefano, io ti ringrazio anche Oliver Fox e Stefano Colicchia e vi do appuntamento per le prossime interviste sempre sul nostro sito www.bioecogeo.com. Grazie. Grazie a te.